Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete appunto con due mazzi, ossia appunto i Wizard Tarot per quanto riguarda i tarocchi e per quanto riguarda gli oracoli i messaggi d'amore. Come dunque avrete notato dal titolo appunto del video, quest'oggi sarà appunto un video ad una sola variante. Voi sapete che poi io alterno nel canale video a una sola variante a video a due varianti, questo per cercare diciamo di accontentare un po' tutti. So che ad alcune persone piacciono maggiormente appunto le due varianti, altre invece preferiscono molto di più il video con stesa unica. Quest'oggi sarà appunto un video con stesa unica. Dunque ragazzi, per quanto riguarda appunto il titolo del video, questo è un video che è inerente ad una ex storia o comunque ad una storia che in questo momento non deve essere per forza terminata e conclusa, ma in stand-by a seguito di un litigio. Quindi vogliamo cercare di capire se voi e questa persona ovviamente farete pace, ossia come in questo momento questa persona sta vivendo questo allontanamento, che immagine ha ovviamente di voi, che intenzioni ha in riferimento all'immediato futuro, come agirà nel futuro e il consiglio degli arcani. Io utilizzerò dunque un metodo che richiede diciamo piuttosto spazio, infatti ho utilizzato questo mazzo che ha appunto carte un po' più piccoline delle altre e ovviamente è un metodo tipico, il metodo appunto tipico dei ritorni, che però appunto prevede 10 carte, di conseguenza appunto 5 coppie di carte, quindi 5 posizioni ben precise con 2 carte ciascuno. Di conseguenza appunto avremo bisogno di maggior spazio, d'accordo? E poi ci aggiungeremo anche qualche carta in più degli oracoli, anche a seconda ovviamente poi della lettura, d'accordo? Dunque io momentaneamente metto da parte appunto il mazzo di oracoli proprio perché ci serve molto spazio e appunto inizio a mescolare i tarocchi, gli arcani maggiori e minori, e dunque per il principio di sincronicità, per chiunque abbia discusso in maniera abbastanza importante con il proprio compagno o con la persona che si stava appunto frequentando, a seguito del quale litigio appunto la storia si è interrotta o diciamo incrinata, vogliamo cercare di capire se con questa persona avrete modo di chiarire o comunque se ci sarà una riappacificazione. Ovviamente anche cerchiamo di capire un po' le tempistiche, questo veramente aiutato proprio da ogni singolo arcano, perché voi sapete che ciascun arcano ha una periodizzazione ben precisa, quindi corrisponde proprio a giorni dell'anno, ovviamente ben precisi. Vediamo un po'. Perfetto. Perfetto. Allora, spostiamo anche quest'altro mazzo in modo da avere la visuale più chiara e ovviamente completa. Dunque ragazzi, iniziamo dalla prima coppia, ossia in questo momento come sta vivendo questa persona, ovviamente questo allontanamento. Seconda coppia, ovviamente come vi vede ad oggi questa persona. Terza coppia di carte, appunto, come agirà nell'immediato futuro.
ovviamente coppia centrale, come agirà anche in un futuro più distante, quindi non soltanto fra qualche giorno, qualche settimana, e ovviamente ultima coppia, non di certo meno importante, chiaramente il consiglio degli arcani. D'accordo? Dunque, iniziamo appunto dalla prima coppia di carte, ossia come sta vivendo in questo momento questo allontanamento questa persona. Allora, qui abbiamo il 4 di spade e il 2 di denari. Male, 4 di spade, 2 di pentacoli, 2 di denari, vedete, indecisione tra due comportamenti diversi, andare o stare, cioè questa persona obiettivamente non sta bene, perché il 4 di spade parla anche eventualmente comunque di una sorta di somatizzazione in riferimento ad una sofferenza, ad un dolore o comunque ad un momento di forte nervosismo e aggressività. Questa è una persona che obiettivamente si sente molto sola. 4 di spade parla, vedete, di questa splendida ragazza che però è sola, sdraiata appunto sul suo giaciglio e obiettivamente, vedete, si tocca la fronte, si tiene la fronte quasi sicuramente ricordandoci una persona che appunto sta male a seguito di una malattia, in questo caso ovviamente è una metafora che ci riporta in qualche modo allo stare male a seguito di un dolore interiore. Ecco, questa persona sicuramente dunque sta soffrendo molto a seguito e a causa della mancanza, ovviamente vostra, di voi. Sente anche del male fisico, diciamo, perché vi ripeto, il 4 di spade può parlare anche di cattiva salute. Generalmente, in questo caso, ovviamente, una somatizzazione a seguito proprio di un sentimento, di un cuore che vedete viene trafitto da 4 spade. Quindi, obiettivamente, è una persona che in questo momento non sta bene. Ma il 4 di spade, come un po' tutte le carte di spade, non ci danno però un'indicazione ben specifica del problema, cioè bastoni riguardano generalmente la sfera professionale, pentacoli la sfera finanziaria, coppe la sfera emotiva. Le spade possono riguardare un po' tutti questi ambiti. Dunque è una persona che sta ragionando tanto, spade, quindi mentale, sta ragionando tanto ma male perché ovviamente i suoi ragionamenti portano al nulla, perché il 4 di spade, vedete, identifica una persona ferma, in stand-by. Dunque, non è pronta all'azione, questo sicuramente. In questo momento, cioè nel momento presente in cui voi andrete a vedere il video, questa persona non è pronta all'azione. Quindi ragiona tanto, ragiona male, non si muove, quindi non prende in mano fisicamente, diciamo concretamente, la situazione e ovviamente potrebbe avere una serie di problematiche appunto nei vari settori principali della vita di un individuo, quindi lavoro, denaro, amore, famiglia. Quindi potrebbe aver avuto problemi non solo con voi, ma anche ovviamente in altri ambiti, quindi problemi professionali, problemi finanziari. Quindi è un momento no, ovviamente per questa persona, per cui sente bisogno di fermarsi. Perché il 4 di spade parla proprio di uno stop, diciamo, egoisticamente anche, se vogliamo, cercato dal soggetto della stesa, che ovviamente si sente in grande difficoltà. Quindi in questo momento, obiettivamente, preferisce il silenzio. Perché? Perché sente che non sarebbe in qualche modo in grado di affrontare anche semplicemente una parvenza di comunicazione con voi, perché è una persona molto stanca, è una persona debole, si sente priva di energie, priva di forze, priva di coraggio. Ovviamente parliamo di spade. Le spade parlano anche di chi però agisce nel nascondimento, quindi potrebbe essere una persona dedita allo spiarvi sui social piuttosto che nella vita reale, cioè nel caso in cui siate appunto colleghi di lavoro, questa persona potrebbe in qualche modo tenervi d'occhio. Fatto sta, ragazzi, che comunque il 4 di spade ci parla di una persona che, vi ripeto, in questo momento presente, cioè nel momento in cui voi andrete a vedere il video, non è pronta all'azione, quindi non se la sente di chiamarvi, di scrivervi, di avervi, diciamo, anche semplicemente vis-à-vis, perché per lui sarebbe troppo penoso e andrebbe ad acuire fondamentalmente il dolore, la sofferenza, d'accordo? Quindi questo 4 di spade
ci parla di una difficoltà interiore notevole in questa persona, difficoltà causata ovviamente, vi ripeto, da delle problematiche di una certa importanza, che possono riguardare non solo il rapporto con voi, ma anche altri settori della sua vita. Qui però abbiamo il 2 di denari, cioè in questa situazione di debolezza, in questa situazione di insicurezza, in questa situazione di stanchezza e appunto in questa situazione di effettivamente solitudine, in cui questa persona però vuole vivere, cioè è lui che accetta la sua solitudine, anzi la vuole di buon grado proprio perché evidentemente dal suo punto di vista può aiutarlo a recuperare, diciamo, le forze. Ecco, questa persona, vi ripeto, ha dei dubbi. In che senso? Che tipologia di dubbi ha questa persona? Allora, con, vedete, questo 2 di denari, questa persona ha dubbio su 2 posizioni o 2 strade differenti. Allora, nel caso in cui il vostro sia stato un rapporto con una persona impegnata, potrebbe per esempio essere in dubbio se proseguire il rapporto con voi, chiarendo ovviamente, e lasciare la compagna, oppure se in qualche modo rimanere con la compagna e chiudere con voi. È un esempio. Oppure nel caso in cui il vostro fosse stato un rapporto con una persona single, comunque libera, questa è una persona che potrebbe essere in dubbio, per esempio, se tornare da voi nonostante la discussione molto forte o le offese che per esempio lui potrebbe aver immaginato gli siano state arrecate per esempio da un vostro discorso. Questa potrebbe essere tranquillamente una persona molto permalosa che ovviamente si è offesa per qualche parola detta magari anche in maniera assolutamente in buona fede da parte vostra, ma che lui può aver interpretato ovviamente molto male. D'accordo? Perché il 4 di spade appesantisce molto i ragionamenti di questa persona, quindi tende a ragionare troppo e quindi a ragionare anche male sulle cose. Una persona poco spontanea, reagisce in maniera, diciamo, un po' troppo poco concreta, cioè tende a chiudersi a riccio questa persona quando accadono, diciamo, delle situazioni spiacevoli, cioè non prende, diciamo, coraggiosamente, no, in mano la situazione. È una persona che tende molto ad arrestarsi e ad accusare il colpo, lo sente profondamente dentro di sé fino addirittura a starne male, ve l'ho detto, 4 di spade, no? Quindi nel frattempo però sta pensando, ma è ancora nel dubbio perché il 2 di denari, come tutte le carte di grado ovviamente secondo, ci parla appunto di un bivio, cioè 2 strade. Questa persona non sa, vi ripeto, se per esempio tornare da voi e comunque riappacificarsi, chiedervi scusa, oppure per esempio se rimanere fermi e aspettare che siate voi a farlo. D'accordo? Quindi è sicuramente una persona che ha dei dubbi sul movimento. Dubbi di che tipo? Parliamo di un 2 di denari, cioè non è un dubbio amletico in riferimento ai sentimenti. Cioè questa persona non dubita dei vostri sentimenti o di quelli che lui prova per voi. Dubita della reale, diciamo, necessità in questo momento di muoversi perché teme, 2 di denari, delle situazioni concrete e pratiche spiacevoli in futuro. Quindi teme per esempio un vostro rifiuto, teme che voi possiate chiudergli la porta in faccia, teme un nuovo litigio, teme per esempio che intervengano elementi terzi, quindi rivali, nemici che possano ostacolare la vostra riappacificazione, e lui abbiamo detto che non vuole nessuno attorno perché è una persona che ha bisogno ancora di solitudine. Teme per esempio che il vostro rapporto, pur riappacificandosi, possa però poi di nuovo arrivare ad una situazione di questo genere. Quindi sono tante le paure che ha questa persona, anche solo nel riavvicinarsi a voi, e teme soprattutto appunto anche una forma di, diciamo, dispetto, di rivalsa da parte vostra nei suoi confronti. Cioè, nel caso in cui sia una persona impegnata, teme che voi possiate appunto dire qualcosa per vendicarvi alla compagna ufficiale. Cioè, è una persona che teme, vedete, tante situazioni che portino ad un suo disequilibrio, perché vedete, qui abbiamo 2 appunto denari che vengono tenuti momentaneamente in equilibrio, ma è un equilibrio labile, d'accordo? Poco stabile, che quindi potrebbe, diciamo, in qualche modo poi scadere in una sorta di grande caos, e questo caos questa persona non lo vuole.
D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso abbiamo una persona che, vi ripeto, ha delle difficoltà interiori portate e dovute a un malessere personale che potrebbe, vi ripeto, non riguardare solo il rapporto con voi e anche una serie di, in qualche modo, pensieri farraginosi e pesanti in riferimento proprio alla vostra storia e comunque ad eventuali azioni negative che voi possiate in qualche modo poi appunto avere nei suoi confronti e che possano quindi portare ad una sorta di disfacimento del suo equilibrio. D'accordo? Quindi è indecisa questa persona, non sa come muoversi, non sa cosa dirvi, non sa come ripresentarsi a voi e non sa se farlo, se è il momento giusto per farlo. Non è una torre, quindi non sta pensando di allontanarsi da voi, d'accordo? Però obiettivamente non sa attraverso quali modalità, diciamo, tornare. Vediamo ragazzi in queste due posizioni invece che immagine ha ad oggi di voi questa persona. Vediamo un po'. Qui abbiamo, guardate che meraviglia, la carta del sole e in questa posizione abbiamo la carta del papa. Questa è una persona che prova un sentimento molto importante per voi, perché la carta del sole e la carta del papa portano sicuramente ad un sentimento molto forte, molto profondo. Allora, ragazzi, sicuramente questa persona pensa che voi siate la donna giusta per lui. Pensa che voi siate obiettivamente una donna che possa piacere anche ad altre persone, quindi può immaginare che voi possiate avere al vostro fianco un altro uomo. Addirittura pensa che voi possiate essere felici, ovviamente, con quest'altra persona. Ed è sicuramente una persona che però non prova gelosia morbosa, non prova rabbia nei vostri confronti. Perché? Vi ripeto, carta del sole con la carta del papa, cioè è una persona che sa che voi vi meritate la felicità. Cioè questa persona sa che lui non è e difficilmente sarebbe in grado di darvi quel grande amore che voi potreste meritare. Perché lui vi vede come la carta del sole, cioè una donna completa da tutti i punti di vista e perfetta in tutti i punti di vista, quindi fisicamente straordinariamente bella, moralmente una donna assolutamente impeccabile, da un punto di vista professionale una donna di successo, comunque una donna che merita di avere successo. Quindi vi vede come la donna giusta, la donna ideale per qualsiasi uomo, ovviamente. La carta del Papa ci parla di una persona che dunque prova anche una profonda dolcezza, tenerezza nei vostri confronti, perché riconosce i vostri meriti e riconosce anche tutto quello che voi avete fatto sino ad ora. Quindi è una persona che interiormente non ha fatti, perché a fatti è ferma questa persona, ma interiormente ha già fatto pace. Cioè qualsiasi cosa voi vi siate in qualche modo detti, è come se lui in questo momento lo abbia già dimenticato. Gli fa male, 4 di spade, sta soffrendo per l'allontanamento, perché vi sta lontano e per altre motivazioni di cui vi ho appena parlato, ma interiormente questa persona vi ha capito. Quindi qualsiasi cosa voi abbiate detto a questa persona, qualsiasi rimprovero voi gli abbiate mosso, ecco, questa persona lo ha capito, è d'accordo con voi. Sa, vedete Papa, che voi avete ragione, che voi siete anche la saggezza, la maturità. Ecco perché questa persona pensa che voi meritiate sicuramente una persona probabilmente migliore di lui al vostro fianco. Perché questa persona sa di essersi comportata molto male con voi. Quindi sicuramente questa è una persona che, vi ripeto, vi vede come la donna ideale, non solo per lui, ma anche per tante altre persone. Vi vede come, vi ripeto, la carta del sole, l'anima gemella addirittura sua.
ma teme di non essere all'altezza di quest'anima gemella. Teme in qualche modo di non riuscire ad essere al passo con voi, perché superare la carta del sole è dura, è difficile. Quindi questa persona sa che avete ragione e interiormente non è più, diciamo, arrabbiata questa persona. Vi ripeto, soffre, ma non è arrabbiata, c'è una bella differenza, Cioè sente profondamente la vostra mancanza, ma non ce l'ha con voi. Non è una persona stizzita, non prova rabbia, non prova, vi ripeto, gelosia morbosa nei vostri confronti. Perché è come se questa persona, in maniera molto rassegnata e matura, in questo caso, possa arrivare a capire che obiettivamente voi meritiate qualcosa, probabilmente anche di più rispetto a quello che lui è stato sino ad ora. Cioè è una persona che sta ragionando tanto, ve l'ho detto anche nella posizione precedente, e quindi sa che obiettivamente voi siete la donna ideale per tante persone e che dunque potreste avere effettivamente una persona al vostro fianco, con la quale evidentemente voi in questo momento possiate essere felici. Quindi pensa che voi possiate iniziare, diciamo, a frequentare qualcun altro, Lo dà quasi per scontato, perché pensa che obiettivamente voi possiate piacere a tante persone. E quindi gli sembra impossibile che voi siate lì ad aspettare e magari proprio in questa stesa a chiedere di lui. D'accordo? Perché vi ripeto, interiormente questa persona non è arrabbiata con voi, non ce l'ha con voi, non prova odio, non prova rabbia. Anzi, vi ripeto, sa che voi avete ragione. Soprattutto nel caso in cui sia una persona impegnata, perché il Papa ci può rimandare anche ovviamente a questo significato. Ecco, lui sa che in questo momento, nel momento della stesa, lui non può prendere delle decisioni. Cioè fa fatica a lasciare la compagna ufficiale, proprio perché ha dei doveri. Il Papa parla di doveri, d'accordo? Quindi sicuramente questa persona sa che non può in questo momento garantirvi quello che voi potreste desiderare, meritare e volere. D'accordo? Quindi questa persona sa che potrebbe darvi troppo poco rispetto al vostro immenso valore, che lui vi riconosce. Non solo fisico, sicuramente, ragazzi, la carta del sole riporta la bellezza estetica, questo sicuramente, ma vi vede come una donna raggiante, una donna molto bella, una donna che forse, amaramente, meriterebbe di essere felice con qualcun altro. Vediamo ragazzi in questa posizione appunto che cosa ha intenzione di fare questa persona e come si muoverà evidentemente nell'immediato futuro. E qui abbiamo il 3 di pentacoli, aiuto mi stava cadendo la carta, e qui abbiamo il 9 di pentacoli. Allora sicuramente diciamo nell'immediato futuro questa persona cercherà, 3 di pentacoli, l'aiuto di una terza persona che possa in qualche modo o diciamo rimettervi in comunicazione oppure fare da tramite rispetto al vostro rapporto. Vi spiego. Potrebbe per esempio chiedere ad un amico che ha per esempio un account social di iniziare a seguirvi per tenervi appunto d'occhio o comunque per avere delle informazioni in riferimento a voi, perché magari non lo vuole fare in prima persona. Nel caso in cui apparteniate allo stesso gruppo amicale, questa persona potrebbe chiedere ad un amico di intercedere per voi. Nel caso in cui, per esempio, apparteniate allo stesso gruppo di lavoro, quindi siate colleghi, può chiedere ad un collega di aiutarlo a riavvicinarsi a voi. Quindi, 3 di Pentacoli parla di collaborazione tra più persone che possono, diciamo, condurre il soggetto della stesa al suo obiettivo. È ovvio che qui parliamo di un 3 di denari, quindi questo non porterà ad una vera e propria riappacificazione tra di voi, ma se non altro ad avere, diciamo, delle notizie. Il 9 di Pentacoli ci parla comunque di un agire, diciamo, non frontalmente nei vostri confronti. Quindi non è un 2 di coppe, non è un asso di coppe, non è un asso di bastoni, cioè questa persona non vi chiamerà o contatterà, diciamo, in maniera diretta, prendendo in mano la situazione, ma
preferirà in qualche modo farsi aiutare da altre persone e, vi ripeto, portare avanti la situazione per, diciamo, tempistiche non proprio brevi, quindi non pensa e non conta questa persona di risolvere la situazione entro pochi giorni, perché parliamo di pentacoli, quindi questa persona pensa che obiettivamente ci voglia del tempo per recuperare alla discussione e al vostro allontanamento. Quindi obiettivamente, vi ripeto, questa persona ha bisogno e avrà bisogno dell'aiuto di terze persone. Nel caso in cui, per esempio, voi abbiate bloccato questa persona, potrebbe chiedere, per esempio, l'aiuto telefonico di un amico che potrebbe prestargli, per esempio, appunto il proprio cellulare per effettuare dal suo numero la chiamata. D'accordo? Quindi è una persona che cercherà un aiuto terzo e lo troverà, questo sicuramente. Quindi magari cercate anche di prestare attenzione, per esempio sui social, a nuove amicizie che vi verranno in qualche modo proposte, perché obiettivamente potrebbe proprio esserci tra queste amicizie questa persona. Quindi comunque si muoverà, ma non in maniera frontale. 9 di denari. Sicuramente però 3 di denari, 9 di denari parlano di successo. Cioè questi suoi movimenti, seppur diciamo silenti e non particolarmente evidenti, porteranno ovviamente al successo. Cioè lui riuscirà ad avere di voi le informazioni che vuole, che si aspetta e che merita. Ma obiettivamente questa persona non conta di poter agire completamente in maniera diretta, perché comunque ha delle ritrosie, ha dei pensieri. Parliamo di pentacoli, ragazzi. I pentacoli non parlano di azioni concrete dirette, non sono carte di bastoni, d'accordo? Questa è una persona che, vi ho detto già dall'inizio, pensa tanto e agirà in maniera molto discreta, proprio servendosi appunto dell'aiuto di una terza persona. Aiuto che gli arriverà, e che gli porterà delle notizie. Però, vi ripeto, non necessariamente condurrà ad una riappacificazione, se non altro a riagganciare i contatti, d'accordo? Ma in maniera molto formale, perché i pentacoli parlano di amicizia, ma non d'amore. Quindi una persona che si riavvicinerà a voi in maniera cordiale e formale. Quindi potrebbe ricominciare a salutarvi, potrebbe chiedere come stai, ma senza cercare di riaffrontare il discorso partendo da ciò che è accaduto. Non tirerà fuori sentimenti e magari anche, diciamo, erotismo, d'accordo? Quindi è una persona che obiettivamente rimarrà in maniera piuttosto discreta ad attendere anche comunque una vostra reazione per capire e sondare il terreno. Quindi azioni discrete, centellinate nel tempo e per cercare di capire come potersi riavvicinare grazie all'aiuto sicuramente di un elemento terzo. D'accordo? Vediamo ragazzi a questo punto il consiglio degli arcani, ossia obiettivamente muovendosi appunto questa persona in questo modo, cerchiamo di capire appunto cosa vi consigliano gli arcani. Allora, qui abbiamo il Re di Coppe e qui abbiamo l'8 di Coppe. Allora, ragazzi, vi viene consigliato di in qualche modo allontanarvi da situazioni che vi fanno star male. L'8 di Coppe, vedete, questo giovane principe si allontana da una situazione che lo fa stare male. Quindi vi viene, diciamo, consigliato di ovviamente cercare di comprendere Coppe da un punto di vista emotivo, quindi se il ritorno di questa persona possa o meno essere di giovamento per voi oppure di sofferenza. Nel caso in cui la risposta sia la seconda, quindi di sofferenza, fate come questo giovane principe, aprite la porta e prendete la via del ritorno verso nuovi orizzonti. D'accordo? Cioè, questa è una persona che potrebbe, visto che mi viene appunto consigliato dagli arcani, e le carte ovviamente non vengono estratte mai a caso, è una persona che potrebbe provocarvi della sofferenza.
Dunque le carte vi stanno ovviamente invitando ad evitare questa sofferenza e a dedicarvi invece ad un'altra persona che potrebbe entrare a far parte della vostra vita e che quindi potrebbe, vedete, comunque darvi una luce diversa nel cuore per quanto riguarda le vostre emozioni e la vostra vita sentimentale e ovviamente anche erotica. Cioè, qui c'è la possibilità di avere un'altra persona, ma ovviamente vi viene consigliato di soppesare ovviamente con quale delle due persone voi siate ovviamente più felice. Potrebbe sembrare una forma di ragionamento egoistico, ma non lo è. Perché ragazzi, io lo ripeto sempre, l'amore non deve essere sofferenza, l'amore non è sofferenza. L'amore deve dare gioia, l'amore deve dare felicità, deve dare passione, deve farci sentire desiderate, coccolate, rispettate, protette. L'amore deve essere come questo tavolo, qualcosa di stabile nella nostra vita, che ci permette anche di affrontare le negatività della vita, non ce ne deve aggiungere, altrimenti non è amore. D'accordo? L'amore non fa soffrire, l'amore non tradisce, l'amore non inganna, l'amore non si allontana, non pondera troppo in riferimento al tornare o meno. Una persona innamorata, obiettivamente, che non ha forme di immaturità sentimentale, prende in mano subito la situazione, non temporeggia così tanto e soprattutto, nel caso in cui sia una persona impegnata, inizia a capire che deve prendere una decisione, cioè si mette in moto in maniera molto più coraggiosa, determinata, vi ripeto, agisce in maniera molto più diretta. In questo caso il soggetto della stesa sicuramente prova dei sentimenti, ve l'ho detto con la carta del sole, ma li vive male, una persona sentimentalmente immatura. A prescindere dall'età anagrafica, può avere 20 anni come averne 50, è comunque una persona immatura, che non sa vivere i sentimenti e anche, per carità, le criticità di un rapporto, come può essere appunto una discussione, non li sa vivere, non li sa affrontare, non sa porvi rimedio. Questa persona prende troppo tempo, si guarda indietro, guarda avanti, temporeggia, due di denari, cerca l'aiuto di altre persone e non agisce di persona in maniera diretta, in maniera anche spontanea, sotto la scorta di un grande desiderio e sentimento. Quindi questa è una persona che ad oggi ha bisogno ancora di tempo per diventare grande. L'otto di coppe generalmente parla infatti del tenere il piede in due scarpe, cioè del frequentare due persone in maniera più o meno costante. Quindi voi potreste conoscere quest'altra persona e dunque di fronte a queste realtà, ai comportamenti che voi sicuramente andrete a notare in questa persona, cioè nel soggetto della stesa, andrete poi a ponderare e a capire quale dei due pretendenti effettivamente è il migliore. Quindi cercate di essere molto forti, determinate e di mettervi come priorità. D'accordo? Perché voi non dovete aspettare che l'altra persona diventi grande, che l'altra persona maturi emotivamente. Voi dovete vivere e anche felici. Quindi non si tratta in questo caso di attendere mesi, giorni, settimane che questa persona raggiunga finalmente il suo momento di saggezza e maturità. Voi dovete vivere la vita, ragazzi, perché la vita è troppo preziosa. Quindi ogni momento deve essere vissuto veramente appieno. E questa persona può rischiare di farvi perdere del tempo, di una vita che è preziosissima. Quindi cercate di ponderare bene tra le due persone
quale possa farvi ovviamente vivere meglio. Anche inizialmente abbinando le due frequentazioni, perché voi dovete mettere voi come priorità, Quindi proteggete, coppe, il vostro cuore. E sicuramente l'uomo che andrete a conoscere saprà proteggerlo meglio, il vostro cuore. D'accordo? Se ne prenderà cura maggiormente rispetto a quello che sta facendo il soggetto della stesa. Poi, ragazzi, ovviamente la scelta spetterà a voi. Ma, vi ripeto, ponderare con razionalità e proteggere il vostro cuore. D'accordo? Quindi allontanarsi da situazioni infelici. Vediamo dunque in posizione centrale ovviamente il futuro definitivo, cioè obiettivamente che cosa accadrà tra voi e questa persona ovviamente in un futuro più distante. Che meraviglia, qui abbiamo un bellissimo cavaliere di coppe, quindi questa persona comunque vi torna. Ragazzi, ma che carte! Allora, cavaliere di coppe e asso di coppe. Allora, sicuramente questa persona vi scriverà, prenderà in mano, diciamo, la situazione, vi scriverà qualcosa di, mamma mia, romantico, perché qui abbiamo coppe e coppe, poi il cavaliere di solito è molto romantico e strappa lacrime, quindi è una persona che sicuramente, vi ripeto, vi coinvolgerà emotivamente. Ecco perché l'otto di coppe, ecco perché probabilmente andrete ad abbinare appunto le due persone, perché qui oltre alla persona nuova che conoscerete ci sarà comunque anche il ritorno in pieno di questa persona. Tra l'altro, ragazzi, il cavaliere di coppe è per definizione cartomantica e tarologica la carta del ritorno, d'accordo? Quindi sì, assolutamente ci sarà il ritorno. Mai stesa più chiara di questa, cioè risponde immediatamente alla domanda: ci sarà il ritorno? Sì, c'è la carta del ritorno. Quindi questa persona ritornerà, vi ripeto, con un messaggio. Di solito gli assi rappresentano dei messaggi scritti, quindi sicuramente un messaggio su WhatsApp piuttosto che Telegram, piuttosto che tutte le altre app di messaggistica che ci sono e si usano oggi, che sono tantissime. Quindi questa persona sicuramente vi raggiungerà, vi scriverà e vi ripeto con una forte emotività, quindi finalmente metterà da parte ovviamente tutto quello che sino ad ora può averlo in qualche modo bloccato. Questa persona vi farà capire che prova un sentimento molto forte per voi. Il cavaliere di coppe vi fa capire anche che questa persona, vedete, porta coppe, cioè la coppa del perdono, quindi sicuramente è una persona che potrebbe proprio chiedervi scusa, Quindi se inizialmente appunto cercherà l'aiuto di una terza persona e ovviamente avrà un atteggiamento molto più dimesso, amichevole, cordiale, semplicemente diciamo cordiale, poi successivamente questa persona romperà il ghiaccio e quindi vi chiederà scusa, cioè ritornerà su quello che è accaduto, quindi finalmente qui abbiamo già un bel percorso evolutivo. Cavaliere di coppe e asso di coppe rappresentano anche un incontro, quindi vi proporrà sicuramente un incontro in uno di questi messaggi particolarmente romantici. E l'incontro sarà molto romantico, dove ci sarà non solo erotismo, ma anche un sentimento che verrà fuori, d'accordo? In maniera molto importante, soprattutto da parte di questa persona. Ecco perché il vostro dubbio, ora capisco. Perché, vi ripeto, questa è una persona che ha bisogno di voi, vi vuole veramente molto bene ed è una persona che vuole assolutamente riprendere il rapporto con voi. Non ha mai pensato ad una chiusura, ragazzi, qui non c'è mai stata una carta negativa. Sicuramente, vi ripeto, questa è una persona che vi porterà gioia, perché ovviamente, ragazzi, queste due carte rappresentano la gioia, cioè nel momento in cui questa persona vi scriverà e tornerà, per voi sarà sicuramente un momento di grande sorpresa e di grande felicità, ma perché ci sarà un movimento eclatante che questa persona farà, che probabilmente voi non vi sareste neanche mai aspettate da parte sua. Cioè, dal vostro punto di vista, questa persona, per quanto potevate conoscerla appunto in passato, non si sarebbe mai mossa in un determinato modo e invece evidentemente lo farà.
Questa sarà una grande prova d'amore, perché il Cavaliere di Coppe parla proprio di, appunto, amore, che questa persona proverà e probabilmente anche si renderà conto lui stesso dei sentimenti che prova per voi, perché evidentemente sino ad ora non ne ha mai avuto una reale, diciamo, prova e riprova. Ecco, probabilmente standovi distante, lontano, questa persona capirà obiettivamente il valore, il peso della vostra presenza nella sua vita. Quindi vi ripeto, sicuramente questa persona vi porterà notizie, un invito o comunque finalizzate a un incontro, d'accordo? In maniera anche molto inaspettata, a seguito, cavaliere, anche di uno spostamento, quindi nel caso in cui abitiate lontani, questa persona potrebbe proprio raggiungervi, d'accordo? Quindi questo porterà felicità, coraggio finalmente e intraprendenza. È chiaro ragazzi che ovviamente per quanto riguarda diciamo le tempistiche, non stiamo parlando di tempistiche così lunghe come le aveva preventivate lui con il 3 di denari e il 9 di denari, bensì la situazione sicuramente andrà a smuoversi molto più velocemente, perché sicuramente si tratta di dover attendere al massimo qualche settimana, un mese appunto al massimo, quindi obiettivamente la situazione non sarà così lunga e così pesante da sopportare anche per voi. Queste due carte però ci danno anche uno sguardo importante per quanto riguarda in realtà il futuro più distante, proprio perché i giorni legati al Cavaliere di Coppe vanno generalmente dal 29 di gennaio al 3 di febbraio. Quindi sicuramente il rapporto con questa persona tenderà a diventare sempre più profondo a partire proprio dall'inverno, dal pieno inverno, sino addirittura ai primi giorni del prossimo anno. Quindi con questo 8 di coppe, che tra l'altro appunto è legato come ovviamente tempi di realizzazione dal 3 al 7 di ottobre, mi fa capire che voi incontrerete proprio, grosso modo, nei primi giorni d'autunno, questa nuova persona, che voi andrete ovviamente ad abbinare, diciamo, come doppia conoscenza o comunque frequentazione con il soggetto di questa stesa. Perché vi ripeto ragazzi, l'otto di coppe parla proprio di una doppia relazione, perché appunto l'otto di coppe è dato dal 4 di coppe più 4 di coppe, quindi due carte di quarto grado che rappresentano appunto la stabilità di un rapporto e voi ne avrete due di rapporti che vivrete appunto in maniera del tutto stabile, proprio perché vi prenderete del tempo per poter scegliere e decidere. Ragazzi, però qui compare immediatamente una differenza, quindi la risposta è positivissima, cioè questa persona vi ricontatterà, ci sarà sicuramente un incontro, ci sarà un momento molto importante da un punto di vista sentimentale, erotico, la richiesta di perdono e il ritorno nella frequentazione. Però vi ripeto, guardate, qui abbiamo un cavaliere, qui abbiamo un re. Allora, la persona che voi andrete a conoscere potrebbe essere sicuramente anagraficamente più grande del soggetto della stesa, ma anche, non soltanto anagraficamente, potrebbe essere anche un coetaneo, però è sicuramente molto più maturo da un punto di vista mentale, da un punto di vista sentimentale, da un punto di vista interiore. Cioè è una persona che ha una profondità e un equilibrio maggiore rispetto al soggetto della stesa, che mi si presenta come cavaliere. Qual è l'unica pecca infatti del cavaliere? Il non essere ancora pronto al 100% ad un rapporto, diciamo, continuativo ed equilibrato. Quindi attenzione, questa persona vi tornerà al soggetto della stesa, ma ancora con delle piccole indecisioni, perché il cavaliere si muove nel tempo e nello spazio, quindi potrebbe avere ancora in futuro dei momenti no. D'accordo? E magari portare a qualche altro piccolo bisticcio. Nulla di grave, perché il ritorno è molto bello e fa presagire comunque un futuro altrettanto bello, però sicuramente ragazzi questo cavaliere non è ancora un re, quindi non ha ancora ovviamente ultimato tutto il proprio percorso di appunto saggezza, equilibrio e maturità. D'accordo? Quindi
non sarà ancora del tutto disposto a prendersi le sue responsabilità. D'accordo? Questo re sì, perché è un re, tra l'altro appunto di coppe. Quindi sicuramente si mostrerà una persona molto più saggia, molto più matura, più stabile. Vedete? Il cavaliere è su un cavallo, il re è seduto su un trono. Quindi questo re arriva per starvi al fianco. Non vuole andare via, non andrà via, non demorderà, nonostante magari delle vostre indecisioni. È una persona che ha intenzione di rimanere al vostro fianco. Quindi una persona maggiormente disposta ad un vero e proprio rapporto, diciamo sentimentale, maturo con voi. D'accordo? Quindi sicuramente, vi ripeto, evidentemente questa persona raggiungerà presto il vostro cuore, la nuova persona che voi potreste appunto conoscere o iniziare a frequentare in pieno autunno. Ma, vi ripeto, qui c'è anche il ritorno di quest'altra persona, che non sarà un ritorno indifferente, ma inizierete proprio a notare la differenza tra il re, quindi più maturo, e invece il cavaliere, ancora poco disposto, diciamo, a lasciarsi andare del tutto all'amore e al sentimento. D'accordo? Quindi avrete, diciamo, dei mesi abbastanza impegnativi. D'accordo? Dunque, ragazzi, a questo punto direi che possiamo appunto mescolare gli oracoli per appunto cercare di capire con 2 oracoli che cosa ad oggi questa persona sta appunto pensando ovviamente di voi. Vediamo un po'. In questa posizione abbiamo la conversazione, ecco appunto, voglio chiamarti e sentire la tua voce. Guardate ragazzi come veramente in maniera straordinaria gli oracoli in tutte le stese si abbinano perfettamente ai tarocchi. Vi ho detto che qui abbiamo l'asso, quindi notizie, telefonate e ovviamente messaggi, sms, quindi questa persona vi vuole chiamare e ha intenzione di farlo. Probabilmente, vi ripeto, inizialmente sfruttando l'aiuto di questa terza persona. Quindi è una persona che ha voglia proprio di chiamarvi, ha voglia di, ecco, ascoltare la vostra voce. Quindi aspettatevi, vi ripeto, entro le prossime settimane, i prossimi giorni, comunque un messaggio, una notizia da parte di questa persona. Vediamo in quest'altra carta e qui abbiamo il gossip, quindi comunque i pettegolezzi. Ho paura, temo quello che gli altri potrebbero dire. Allora, sicuramente, ve l'avevo detto con il 2 di denari, questa è una persona che non si sente pronta in questo momento ancora ovviamente ad agire perché teme non soltanto un vostro eventuale rifiuto, che a mio avviso assolutamente non ci sarà, visto comunque poi il resto della stesa, ma potrebbero appunto esserci anche diciamo delle forme di disattenzione, soprattutto nel caso in cui questa sia una persona impegnata, che potrebbero portare o altre persone o addirittura la stessa compagna ufficiale ad accorgersi di qualcosa, cioè della presenza, per esempio, di voi nella sua vita. Oppure, appunto, chiedendo lui aiuto, come vi dicevo, con il 3 di denari a un amico, a un collega, questo amico, questo collega potrebbe, diciamo, essere la classica rana dalla bocca larga e di conseguenza potrebbe obiettivamente andare a riferire poi ad altre persone il vostro tentativo di riavvicinamento. Quindi, obiettivamente, questa persona farebbe bene a non fidarsi proprio di altre persone, di terze persone, perché potrebbe, ahimè, creare suo malgrado e non volendo del pettegolezzo ovviamente nei vostri riguardi, nei riguardi non della vostra persona ma del vostro rapporto, d'accordo? Nonostante lui appunto ne abbia paura, d'accordo? Ragazze, stesa veramente bellissima, vi ripeto, aspettatevi a breve una conversazione, una comunicazione ovviamente con questa persona che appunto vi scriverà
e vi ripeto, chiederà primariamente aiuto a qualcun altro, una terza persona, per poi decidere invece di prendere in mano la situazione. Il consiglio degli arcani è di tenere in considerazione anche quest'altro re, che sarà molto più, diciamo, propenso ad iniziare una storia proprio come voi la evidentemente volete, meritate. D'accordo? Di conseguenza, ragazzi, ovviamente questa stesa termina qui. Come sempre, mi raccomando, tenete duro, mettetevi come priorità. A presto e ovviamente buona fortuna.